Sai che cos'è e come si usa il trapassato prossimo in italiano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di verbi, in particolare del trapassato prossimo, un tempo del passato molto importante in italiano. Prima di iniziare però voglio dirti che ho preparato un PDF con tutti gli appunti di questa lezione, quindi se vuoi scaricare questo documento clicca sul link qui sotto in descrizione, inserisci il tuo nome e la tua mail e ti invierò il documento. Fantastico, adesso iniziamo subito con la lezione di oggi. Ma prima di tutto, che cos'è il trapassato prossimo? Il trapassato prossimo è un tempo del passato che si usa per indicare un'azione passata che avviene prima di un'altra azione nel passato. Inoltre il trapassato prossimo, come il passato prossimo, è un tempo composto, cioè che è formato da più verbi. Abbiamo prima il verbo ausiliare, essere o avere all'imperfetto, poi il participio passato del verbo che stiamo coniugando. Ricorda, questo è molto importante, dobbiamo usare il verbo ausiliare all'imperfetto, perché se lo usiamo al presente è un passato prossimo, se lo usiamo all'imperfetto è un trapassato prossimo, ok? Quindi, per esempio, se prendiamo il verbo mangiare, il passato prossimo è ho mangiato, il trapassato prossimo è avevo mangiato, o diventa imperfetto, avevo. Ora proviamo a coniugare i verbi avere e essere al trapassato prossimo. Iniziamo dal verbo avere. Il verbo avere usa avere come ausiliare, quindi dobbiamo coniugare il verbo avere all'imperfetto, cioè io avevo, tu avevi, eccetera. Poi dobbiamo aggiungere il participio passato del verbo avere, cioè avuto. Quindi la coniugazione è io avevo avuto, tu avevi avuto, lui, lei aveva avuto, noi avevamo avuto, voi avevate avuto, loro avevano avuto. Ora vediamo la coniugazione di essere, che è un po' diversa. In che senso? Beh, l'ausiliare di essere è essere e quindi dobbiamo coniugare il verbo essere all'imperfetto, quindi io ero, tu eri, eccetera. Però dobbiamo ricordarci che il participio passato cambia quando usiamo l'ausiliare essere, esattamente come nel passato prossimo. Il participio passato di essere è irregolare, stato, e quindi dobbiamo cambiare stato in base al genere e numero del soggetto. Vediamo la coniugazione. Io ero stato o stata, tu eri stato o stata, lui era stato, lei era stata. Noi eravamo stati o state, voi eravate stati o state, loro erano stati o state. Quindi utilizziamo stato per un uomo, stata per una donna, stati per un gruppo di uomini o un gruppo misto e state per un gruppo di donne. Benissimo, adesso vediamo la coniugazione di altri 3 verbi al trapassato prossimo. Iniziamo dal verbo andare, un verbo della prima coniugazione che usa essere come ausiliare. La coniugazione è così: io ero andato o andata, tu eri andato o andata, lui era andato, lei era andata, noi eravamo andati o andate, voi eravate andati o andate, loro erano andati o andate. Poi passiamo al verbo vedere, un verbo della seconda coniugazione che usa avere, ma che ha un participio passato irregolare, visto. La coniugazione è io avevo visto, tu avevi visto,
lui, lei aveva visto, noi avevamo visto, voi avevate visto, loro avevano visto. E per finire vediamo il verbo dormire, che usa avere come ausiliare e ha un participio passato regolare, dormito. La coniugazione è: io avevo dormito, tu avevi dormito, lui, lei aveva dormito, noi avevamo dormito, voi avevate dormito, loro avevano dormito. Benissimo, adesso che sappiamo perfettamente come coniugare il trapassato prossimo, facciamo qualche esempio per capire meglio il suo uso. Come ti ho già accennato prima, usiamo il trapassato prossimo per indicare un'azione passata che avviene prima di un'altra azione passata. Per esempio, ti avevo detto di non farlo, ma tu non mi hai ascoltato. In questo caso, l'azione di me, che ti ho detto di non fare quella cosa, è successa prima nel passato di te che non mi ascolti. Quindi io prima ti dico di non fare qualcosa, poi tu non mi ascolti e la fai comunque. Ti avevo detto. Oppure ero appena arrivato al lavoro e mi sono accorto di aver dimenticato il computer a casa. Anche in questo caso io prima arrivo al lavoro e poi mi accorgo di aver dimenticato il computer a casa. L'azione di arrivare al lavoro è precedente, avviene prima nel passato rispetto a accorgermi di aver dimenticato il computer. Però in alcuni casi possiamo usare il trapassato prossimo anche se dopo non abbiamo un altro verbo al passato, non abbiamo un'altra azione. Questo possiamo farlo quando capiamo dal contesto che quell'azione avviene comunque prima di un'altra. Per esempio, io ti chiedo: perché non sei andata a Milano in treno? È molto più comodo ed economico dell'aereo. E tu mi rispondi: non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. In che senso non ci avevo pensato? Perché usiamo il trapassato prossimo se dopo non abbiamo un altro verbo? Beh, perché stiamo sottintendendo che tu non ci avevi pensato prima che io te lo dicessi, o comunque non ci avevi pensato prima di questo momento. Quindi anche se non abbiamo propriamente un altro verbo, capiamo dal contesto che l'azione di non ci avevo pensato è precedente rispetto al momento che io ti ho detto perché non hai preso il treno, o comunque è precedente a questo momento. Oppure non avevo mai bevuto uno spritz a Venezia. Io da questa frase capisco che molto probabilmente la persona che sta parlando sta bevendo uno spritz in questo momento o l'ha bevuto prima. Questo perché se la persona dice non avevo mai bevuto lo spritz a Venezia, io capisco che non l'aveva mai fatto prima di quel momento e poi l'ha fatto. Quindi usiamo il trapassato prossimo perché l'altra azione nel passato, cioè ho bevuto lo spritz, è sottintesa. Benissimo, allora hai capito come funziona il trapassato prossimo? Spero di sì, e se in questa lezione ti ho insegnato qualcosa, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Per te può sembrare una piccola cosa, ma per noi è molto importante. Questo perché se tu lasci mi piace, YouTube capisce che questo video è utile e quindi lo consiglierà a tante altre persone che stanno imparando l'italiano come te. E non dimenticare anche di scaricare il PDF associato a questa lezione qui sotto in descrizione. E infine ricordati di iscrivere al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!